Nella mia esperienza in Heineken, nel corso della gestione o nel lavorare su progetti di cambiamento, ho capito e imparato direi 3 cose che ritengo fondamentali. La prima questione è una questione che è legata alle prospettive, cioè affrontare o lavorare in ambiti di progetti di cambiamento richiede sempre una grande capacità di guardare le cose da prospettive diverse, guardare le cose dalla prospettiva propria, ma anche di chi il cambiamento lo subisce o di chi il cambiamento lo determina, e cose dimensionalmente molto importanti, rilevanti per una prospettiva possono essere ininfluenti per un'altra o viceversa, e questo è fondamentale averlo presente. Il secondo aspetto è una questione di discontinuità. Il cambiamento deve produrre dei risultati. Il cambiamento o la gestione del cambiamento è anche una cosa che va di moda, bisogna stare attenti a non considerare qualsiasi cosa come da affrontare con una progettualità di cambiamento. Deve esserci discontinuità, deve esserci risultato, e questo risultato va monitorato costantemente. Il terzo elemento di cui non bisogna dimenticarsi è che il cambiamento può ferire. È normale che succeda ed è una cosa di cui prima se ne tiene conto e prima si pianifica e si considera, e meglio la si gestisce e meglio si affrontano gli impatti conseguenti. I fattori chiave o critici di successo nella gestione di un processo di cambiamento sono sicuramente diversi. A me, sulla base anche della mia esperienza diretta, viene in mente prima di tutto che un elemento critico di successo è la modalità con cui si interagisce con il cambiamento e con la situazione e il contesto che si sta gestendo. Ovviamente ci sono diversi modi di immaginarsi rispetto a questa relazione. Una persona può essere, rispetto a un cambiamento che deve produrre o che deve ricevere, può essere reattivo, reagire quando il cambiamento arriva, può essere proattivo, cioè può cercare di anticipare il cambiamento perché lo prevede, e questo secondo aspetto già secondo me è fondamentale. Il vero successo arriva nel momento in cui impara ad essere interattivo con il cambiamento, cioè diventa una sintonia tra le cose che succedono e il modo come le si gestisce, e l'interazione diventa molto più trasparente, molto più aperta. In Heineken, per esempio, un esempio molto banale, però noi abbiamo gestito come progetto di cambiamento il cambio di sede, perché nel cambiare la sede ne abbiamo approfittato per introdurre una serie di cambiamenti culturali, e l'abbiamo fatto con un approccio interattivo, con un approccio dialogante, e questo sicuramente ha pagato. Un ulteriore fattore critico di successo credo che sia la visione sistemica. Le capacità analitiche o le competenze tecniche non bastano più, bisogna avere la visione olistica, come qualcuno dice, e questo è fondamentale per avere sempre tutto sotto controllo, ma anche per poter essere e mantenersi flessibili nel mantenere la focalizzazione su quello che è veramente importante e che cosa può essere tralasciato, e questo in un'ottica la visione sistemica è l'unico modo per mantenere al centro questa situazione. La terza cosa, che forse è la prima, bisogna fare bene i conti con le risorse in campo, e non bisogna immaginare che le risorse in campo sono un ostacolo, cioè io se devo cambiare devo produrre uno stato nuovo, io devo partire da quello che è il mio esistente, e più io riesco a fare leva sull'esistente e a introdurre attraverso dei micro cambiamenti il mio obiettivo finale, e meno lo sforzo che dovrò mettere in campo sarà. Quindi prima di tutto censire le risorse in campo, che è una cosa che spesso tutti dimenticano, è sicuramente un fattore critico di successo. Il cambiamento fa parte della vita, è normale, noi tutti i giorni cambiamo, nel corso della vita cambiamo tantissime cose, dalle cose più banali, cambiamo automobili, magari cambiamo casa, cambiamo le amicizie, è una cosa naturale, è una cosa normale, come è naturale e normale che in alcune situazioni queste cose producano dolore piuttosto che piacere, però fa parte della vita, è normale, e quindi è normale anche che succeda nel contesto professionale o negli ambiti lavorativi. Va innanzitutto chiarito che quando noi parliamo di comportamento, in questo tipo di contesto, noi parliamo di cambiamento di comportamento, non di cambiamento di carattere, di personalità, di adesioni valoriali o di modelli di riferimento. Quello che alle aziende o alle organizzazioni serve è attivare dei cambiamenti comportamentali. Quindi diciamo scendiamo di livello dal punto di vista valoriale ed entriamo in una sfera di carattere tecnico. Questo è importante tenerlo sempre bene in considerazione.
Chiarito preliminarmente questi aspetti, personalmente io ho una ricetta che tiene sempre al centro 3 aspetti che vanno presidiati. Prima di tutto bisogna sempre ricordarsi di partire dal perché, spiegare il perché si cambia. Non è banale, ma anzi è fondamentale perché alza il livello dell'adesione e della comprensione da parte delle persone. Più le notizie sono potenzialmente critiche per le persone che le devono ricevere, più è importante partire dalla spiegazione del perché. Il secondo aspetto è sostenere un altissimo livello di trasparenza, il più possibile. Un mio vecchio capo, ormai in pensione da tanto tempo, mi ha insegnato che non bisogna mai dire bugie. Quando non si può dire qualcosa bisogna semplicemente stare zitti. Questa è una cosa che io ho capito e mi è servita tantissimo nel corso delle mie esperienze. Il terzo elemento è il tempo. Molto spesso il tempo è una ricetta o è parte della soluzione. Guadagnare tempo, molto spesso giocando d'anticipo, è un elemento che aiuta moltissimo per attivare i cambiamenti in un modo meno costoso per l'organizzazione. Un'azienda può offrire molto in termini di accompagnamento al cambiamento culturale. In particolare noi come Heineken siamo concentrati sugli aspetti di formazione, ovviamente, ma sempre più spesso lavoriamo per accompagnare il cambiamento individuale e lo facciamo con strumenti di varia natura, in particolare ultimamente stiamo lavorando moltissimo sul coaching. Per esempio, quando parliamo di neoassunti o particolarmente di persone che hanno un'espressione di potenzialità alta e che stanno entrando in azienda da neolaureati o comunque da giovani in carriera, attiviamo, da poco abbiamo rivisto e investito parecchio in un nostro programma di mentoring per accompagnare individualmente le persone che vengono affiancate da manager esperti di azienda e ovviamente anche con qualche anno in più sulle spalle e che sono un supporto per questo momento importante di cambiamento anche personale per un giovane che viene a entrare a contatto con una realtà complessa e che magari è anche diversa da come se l'era immaginata o sicuramente la relazione con la quale è più difficile di come se l'era aspettata. In definitiva, il mondo è pieno di possibilità. Cambiare è l'ingrediente fondamentale per coglierle. Non c'è possibilità di conseguire un'evoluzione senza cambiamento. Questo vale per le organizzazioni lo hanno imparato e investono tantissimo in questo. È molto importante che anche le persone lo facciano, prima di tutto per il loro sviluppo personale. Andiamo incontro a un futuro dove la velocità e l'intensità sarà quantomeno quella di oggi, se non di più. Dobbiamo vivere questa cosa in modo positivo, come una sfida che ci allenerà per evolvere ulteriormente. E in questo modo ciascuno di noi, tra l'altro, avrà più possibilità di fare la differenza, perché è proprio perché il contesto è di questo tipo che il contributo personale di ciascuno diventa più importante.